Che buona questa birra, molto luppolata. Ciao, io sono Lucio e questo è un Brewing Diary. Forse ti ricorderai di me per video tipo come si fa la birra in 2 minuti o la mia ricetta per la Golden Ale. Se non li hai visti iscriviti al canale così puoi recuperarli. Sigla! Oggi parliamo di luppolo. Il luppolo, Humulus lupulus, è una pianta della stessa famiglia delle cannabacee che può raggiungere i 7 metri di altezza. Si utilizza in molti ambiti, farmaceutici, erboristici, ovviamente nella birra. È usato anche in cucina. In alcune zone dell'Italia è diffusa la frittata di bruscandoli, che altro non sono che luppoli selvatici. Oggi pensiamo alla birra associandola al luppolo, ma non è sempre stato così. In tempi remoti gli Assiri e gli Egiziani creavano le loro birre in modo molto diverso. Col tempo si è iniziato ad aromatizzare la birra, ma è ancora presto per parlare del nostro protagonista. Infatti in Nord Europa, nell'Alto Medioevo, si usava il gruit, una miscela di erbe aromatiche che variava in base alla zona e alla cultura di produzione. Tra le erbe più comuni nel gruit c'erano rosmarino selvatico, achillea millefoglie, anice stellato, luppolo, genziana, salvia, corteccia... ho detto luppolo? Sì, in alcune zone d'Europa si utilizzava anche questa pianta. I primi a usarla sembra siano stati i monaci del convento di San Corbiniano in Germania nel 725 d.C. In effetti era particolarmente facile coltivarla con i climi temperati del centro-nord Europa, ma non era ancora diventata la componente principale della birra. Fu grazie a Hildegarda di Bingen nel XII secolo che il luppolo inizia a essere conosciuto in tutta Europa. Santa Hildegarda era una monaca benedettina con la fortuna di poter studiare, cosa strana per le donne dell'epoca. Era esperta di letteratura, scienza e botanica. Fu la prima a scoprire le proprietà antiossidanti, antibatteriche, conservanti e aromatiche del luppolo, proprietà decantate largamente ancora oggi. Ma il luppolo si afferma nel panorama brassicolo mondiale soppiantando tutti i concorrenti per merito di Guglielmo IV di Baviera. Infatti è proprio lui ad emanare nel 1516 l'editto della purezza. Si decise in quel 23 aprile che tutta la birra in Germania doveva contenere solo 3 ingredienti: acqua, malto e luppolo. Manca il lievito, ma solo perché non era ancora stato scoperto. In Inghilterra la situazione era ben diversa. Fino ai tempi recenti la diffusione del luppolo non era ancora avvenuta definitivamente e le birre continuavano ad essere chiamate ale ed erano ancora prodotte con il gruit, per distinguerle dalle versioni europee prodotte solo con il luppolo e chiamate beer. Ma cosa fa il luppolo nella birra? Andiamo a vedere. Le infiorescenze femminili di questa pianta contengono la luppolina. Al suo interno ci sono alfa-acidi, beta-acidi, polifenoli e oli essenziali. Questi sono tutti composti molto volatili, quindi si deve seguire un processo specifico per produrre la birra. Gli alfa-acidi danno l'amaro alla birra. Questi composti a temperature molto alte isomerizzano, cambiando struttura chimica e restando legati al liquido. In generale, più tempo il luppolo viene fatto bollire e più la birra sarà amara per via degli alfa-acidi isomerizzati. L'amaro si misura in IBU, International Bitterness Unit. Gli oli essenziali invece sono responsabili dell'aroma. Non sono solubili in acqua e quindi evaporeranno o diventeranno altri composti in breve tempo. Per questo la componente aromatica dei luppoli si ottiene con gettate negli ultimi minuti di bollitura o addirittura a freddo. La quantità di oli presenti in ogni varietà di luppolo ne determinano la componente aromatica e il gusto finale della birra in cui sono usati. Per questo, in base allo stile di birra che si vuole produrre, si sceglierà un diverso tipo di luppolo da utilizzare. La quantità di oli nel luppolo cambia anche in base all'annata, al territorio di produzione e alle modalità di conservazione, un po' come l'uva nel vino. Oggi abbiamo a disposizione un numero grandissimo di tipi di luppoli e ci sono versioni sperimentali che non sono ancora state classificate ufficialmente. Per questo il birraio ha infinite possibilità per fare una birra, cambiando la quantità, le varietà di luppolo o semplicemente i minuti di bollitura. Le varietà si possono dividere in 4 macrogruppi in base al territorio di coltivazione.
i luppoli mitteleuropei, molto eleganti nel sapore, erbacei e speziati, i luppoli inglesi più floreali e terrosi, quelli americani, quasi tutti caratterizzati da una nota citrica o di pompelmo e dai sapori più decisi, e quelli del Pacifico, più tropicali e resinosi. Tu quale sapore preferisci nella birra? Dimmelo nei commenti. E ora vediamo la classifica dei maggiori produttori di luppolo. Al terzo posto troviamo la Cina, con 7.000 tonnellate all'anno. Al secondo posto gli Stati Uniti, che producono 33.000 tonnellate, maggiormente di varietà Cascade, mentre al primo posto ovviamente la Germania, con 34.000 tonnellate di luppoli Pearl e Hercules. Una piccola curiosità, la FAO ha dichiarato che il maggior produttore al mondo di luppolo è l'Etiopia, con 40.000 tonnellate, ma la varietà prodotta è la Rhamnus prinoides, molto differente da quella usata nel mondo birraio. E questo è tutto. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti.